Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video dove, ahimè, parleremo di un'altra figuraccia italiana. Eh sì, perché per me di figuraccia si può parlare, solo di figuraccia. Perdi 2-0 con l'Austria. Il problema non è che perdi 2-0, è come perdi. Cioè tu non hai giocato, sei stato succube dell'avversario per tutto il primo tempo. Io ricordo nel primo tempo solo un'occasione, un tiro di Politano che può essere degno di nota ed essere ricordato. Per il resto, errori difensivi, un centrocampo che non è esistito per almeno 45 minuti senza fare filtro, senza coprire l'avversario che scende. Così abbiamo preso l'1-0. Poi il 2-0, sì, vabbè, ce la prendiamo con Donnarumma. Sì, Donnarumma ha sbagliato sulla punizione, però poi Donnarumma ha salvato comunque tre palle gol e ti ha tenuto in partita sul 2-0. Se tenere in partita, se si può parlare di tenersi in partita così. Alla fine con l'Albania abbiamo giocato meglio solamente perché l'Albania è una squadra che ci ha affrontato completamente aperta. Quindi svarioni di fronte di qua e di là. E siamo riusciti a fare comunque tre gol perché l'Albania giocava aperta e ci lasciava tanti spazi. L'Austria 2-0 sopra, si è chiusa e non hai fatto niente più per tutta la partita. Poi secondo tempo Zaniolo a tutta fascia, Raspadori che comunque è stato lasciato solo. Raspadori non è una prima punta, non lo puoi mettere al centro dell'attacco da solo. Poi siamo fisicamente, siamo tutti piccolini là avanti. Raspadori è entrato, poi è entrato Pessina, poi hai cercato di trovare, che poi non è uscita, l'invenzione di Chiesa. Il secondo tempo meglio per occasioni. C'è stata la parata sul Raspadori, un'occasione per Chiesa, però è un'Italia che ha fatto troppo poco. E poi la cosa che a me non è piaciuta, non so voi che avete visto la partita, c'è troppa sufficienza, soprattutto a livello difensivo. A me Bonucci è, cioè, quella sufficienza di... è quella cosa di sentirsi un po' superiore, che poi non sei per niente superiore a nessuno, perché vedi Alaba, giocatore, grandissimo difensore, con grandi piedi, si presenta a calciare un calcio, si presenta a calciare una punizione, la mette, la mette bene, quasi all'incrocio, sul palo del portiere, ha sbagliato Donnarumma, tutto quello che vuoi tu, però cioè loro si sono presentati a giocare un amichevole per prima cosa salvando la faccia contro una grandissima squadra che dovrebbe essere l'Italia e secondo cercando di fare risultato, perché non importa che è un amichevole, le nazionali comunque ne vale la bella figura, ne vale il clamore di una società. Vogliamo dire ok, però è cominciato il mondiale ieri, allora ci stavano tutte queste emozioni contrastanti perché poi non siamo andati al mondiale. Stronzate, stronzate e attenuanti per falliti, perché cioè noi questi siamo e noi andavamo al mondiale più o meno con questi elementi. Lasciamo stare le prove di modulo perché Mancini comunque sta provando un altro modulo, il 3-5-2, il 3-4-3, i terzini che diventano tornanti e quant'altro. Comunque la rosa più o meno quella sarebbe stata quella che andava al mondiale e noi rischiavamo di prendere gol pure col Qatar che ieri non ha fatto un tiro in porta contro l'Ecuador. Almeno così combinati, meno male che non ci siamo andati al mondiale perché avremmo veramente fatto una bruttissima figura, a mio avviso. Poi ci sta che tu faccia le prove, ci sta tutto quello che tutto ciò che volete, però per rialzare la testa la devi rialzare solo a son di vittorie e se tu perdi pure le amichevoli semplici tra virgolette, perché l'Austria dovrebbe essere una squadra abbordabile per l'Italia, invece a quanto pare è diventata l'Argentina di turno, ci ha messi sotto in una maniera proprio umiliante.
Verratti che ha perso più palloni ieri che secondo me in tutta la carriera. Cioè veramente, ieri non ha azzeccato, sì, qualche passaggio, un lancio bello, il lancio per Raspadori sull'azione come il portiere ha fatto una grandissima parata, ma troppo poco. Soprattutto da gente del genere, tipo Verratti, Bonucci, ti aspetti quel qualcosa in più, ti aspetti il trascinatore, ti aspetti che queste partite le hai già giocate, e invece niente. Comunque, partita da dimenticare. A marzo cominciano le qualificazioni per gli europei e vedremo di che pasta siamo fatti, perché adesso sono solo prove e controprove. Però, secondo me, se Mancini vuole giocare con questo modulo, con i due laterali larghi, a tre dietro, devi tenere tre centrali, ma scusatemi, fatemi passare il termine, ma tre centrali con i controcoglioni, perché giocare a tre non è semplice. Quindi o hai tre centrali con i controcoglioni, perché i due tornanti ce l'hai, tu Di Marco e Di Lorenzo li puoi far giocare così. Però se poi si spingono in avanti è un momento che prendiamo un contropiede, i tre centrali sono così così, prendi gol al 90% delle volte, perché quelli ti affrontano a faccia aperta, ti affrontano in contropiede, 3 contro 2, e hai preso il gol. Non esiste. Quindi sicuramente vanno bene le prove, però a livello di gioco era molto meglio l'Italia dell'Europeo. Cioè con 4 dietro, che è un 4-3-3. Però io non sono né un allenatore né un commissario tecnico né tantomeno un fenomeno di tattica. Guardo solo le partite e commento ciò che vedo. Secondo me c'è da lavorare, ci si può lavorare su questo modulo, però non è che mo ci andiamo a lavorare quando tu ti devi qualificare per l'europeo, perché altrimenti rischi di rimanere fuori anche da quello. Detto ciò, spero che l'Italia si riprenda quanto prima, ragazzi. Se vi va iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!